Nell'estate probabilmente più calda e arida di sempre, io e il mio amico Roberto decidiamo di fuggire verso nord, in cerca di un'avventura indimenticabile. Facciamo qualche ricerca online e scopriamo l'esistenza di un trekking sperduto nella Lapponia svedese. Ci assicuriamo che sia un percorso adatto ai nostri cagionevoli corpi da trentenni che amano la birra e il buon cibo, prenotiamo i voli, riempiamo gli zaini e partiamo, alla volta delle selvagge terre scandinave. La Lapponia si trova qui. È un'area gigantesca che si sviluppa su 4 stati: Russia, Finlandia, Norvegia e appunto Svezia. La sua bandiera è davvero stranissima e tra i pochissimi abitanti che la abitano vive anche una minoranza indigena di etnia Sami, dalla cui radice deriva tra l'altro la parola Suomi, che significa Finlandia in lingua finlandese. Raggiungere queste terre, in cui la natura domina incontrastata, è più complesso di quello che avrei immaginato. La prima cosa da fare è prendere un volo per Stoccolma, che molti sostengono essere la Venezia del Nord, ma che per quanto mi riguarda di Venezia ha davvero poco, se non che sorge su isole vicine e collegate tra loro. La città è molto affascinante, ricca di edifici storici, grandi parchi e vaste aree pedonali e ciclabili. Il centro, che dall'aeroporto si raggiunge facilmente grazie ad un treno diretto, ospita tra i numerosi edifici di interesse il Palazzo Reale, alcune pittoresche piazzette circondate da casette colorate in pieno stile nordico e meravigliose terrazze, dalle quali godersi una piacevole vista in compagnia di una buona birra o di un buon caffè, che in svedese si chiama così. Ma l'attrazione più popolare, nonché il sito più visitato della Svezia, è il Museo Vasa, un'area espositiva dedicata interamente ad un gigantesco galeone del 1600, recuperato e restaurato, che ha avuto a suo tempo il triste primato di colare a picco appena dopo 1 chilometro dalla sua inaugurazione. Di Stoccolma e delle innumerevoli cose da fare ci sarebbe molto da dire, ma visto che in questo viaggio vi racconto della Lapponia, direi che possiamo andare oltre. Soprattutto perché vi assicuro che eravamo davvero carichi. E andiamo a Gallivare, lo piazziamo, No! Ritiro il mio consenso per l'uso delle mie immagini. Ok. Il modo più economico per raggiungere il profondo nord è quello di prendere un treno notturno dalla stazione centrale, nel quale tra l'altro, per le successive 14 ore, avremo condiviso la cuccetta con 6, profumati energumeni, e durante le quali il mio fedele compagno di viaggio dimostrava di aver imparato alla perfezione le tappe del nostro trekking. Adesso andiamo a... come si chiama? Gallivare. Autobus fino a Vio. No, Salkutota. Saltolokta. Questo. Okay. Questo. Poi camminiamo fino a Bisco. Poi Vjox. Vjox è l'ultima. Ci arriviamo in qualche modo a Vjox e da lì prendiamo il treno di ritorno. Il nostro treno si ferma qua e là in qualche sperduto paesino lappone e attraversa specchi d'acqua così limpidi e piatti che la fitta vegetazione si riflette senza la minima increspatura sulla superficie dell'acqua. Per tenere occupata la mente, le si tentano tutte, persino cercare inutilmente di battere a scacchi Roberto e finire come sempre umiliato. Per fortuna qui si va a letto presto, perché l'indomani ci avrebbe aspettato il nostro primo giorno in Lapponia. E finalmente, dopo una notte insonne, con un odore terribile, siamo arrivati a Gallivare. La città di Gallivare, che a parte la stazione fa proprio schifo, ci offre però una ricca colazione lappone a base di caffè e dolci zuccheratissimi. Ed è qui che realizziamo improvvisamente quanto l'igiene sarebbe stato un aspetto trascurabile del nostro viaggio. Non senti un odore strano? Sono io l'odore strano. Ah, ok. Finalmente ci sediamo su un confortevole autobus che in circa 2 ore ci porta sulle rive di un gigantesco lago. Saliamo a bordo di una barca a motore che ci avrebbe portato sull'altra sponda e cominciamo a farci gli occhi sui paesaggi incredibili che ci avrebbero aspettato di qui in avanti. As I sit here, sitting on
Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a Salto al Uokta, l'inizio del nostro trekking. Il nostro arrivo nel tardo pomeriggio ci permette di sistemarci nella nostra stanza, caricare gli apparecchi elettronici, farci una doccia e goderci il ristorante del rifugio, totalmente ignari del fatto che l'indomani e in generale nei successivi 4 giorni tutto ciò sarebbe stata solamente una mera utopia. Buongiorno ragazzi, finalmente iniziamo il trekking oggi, primo giorno, salutiamo Salto al Uokta che ci ha ospitato per la prima notte. Prima tappa in direzione Sito Jaure, durerà circa 20 km e stimiamo di farla in 6 ore. La prima cosa che noti quando percorri il Kungsleden è che sei totalmente immerso nella natura. Hai come la sensazione di essere in un territorio incontaminato e che tutti gli elementi che lo compongono stiano benissimo esattamente dove sono. Tutto sembra essere posizionato lì come in un set cinematografico e di tanto in tanto alle tue spalle si aprono panorami mozzafiato. Ma i primi ostacoli non tardano ad arrivare. Ma davvero? Guardiamo, vai, guarda. Capiamo subito che passaggi come questi su passerelle create con assi di legno buttati lì in qualche modo per superare i corsi d'acqua sarebbero stati una costante per i successivi 4 giorni. Quanto al percorso e agli scorci che ci circondavano a 360 gradi, cosa volete che vi dica? Giudicate voi. Nove chilometri di cammino e tantissimo vento dopo, scorgiamo in lontananza un rifugio. Ne sfruttiamo giusto la funzione di barriera dal vento per gustare il nostro pasto da campioni. Direi che potremmo mangiare tutte delle mele. Ottima idea. E anche una barretta energetica qua. Big Bite cookie and cream. Ok. Yeah. Ok. Ma non solo, amico mio, non solo. No, perché questo momento... Salty peanut. Yeah, questo è mio. Fatto pit stop per riempire le bottiglie in uno dei numerosi ruscelli che attraversano il percorso, perché qui sì, bevi l'acqua dei fiumi e dei laghi, proseguiamo il nostro cammino, superiamo un paio di facili salite, attraversiamo limpidi specchi d'acqua e ci avviciniamo sempre di più alla nostra meta. Siamo quasi in arrivo a Sito Jaure e il percorso è stato abbastanza buono. I primi 3 km sono stati un po' impegnativi perché si sale leggermente e poi il resto è tutto abbastanza pianeggiante, ci sono dei sali e scendi. Il rifugio di Sito Jaure si compone di 2 casette, una per i viaggiatori, l'altra per l'host, e una latrina comune. Ma qui in Svezia sono davvero esilaranti quando ti indicano dove prendere l'acqua e dove lavarti, e sono sicuro che il più delle volte finisce così. Lontani dalle comodità dell'acqua calda e dell'elettricità, siamo stanchi ma entusiasti del nostro primo giorno. Tuttavia, le vere avventure e gli imprevisti ci avrebbero tenuto con il fiato sospeso fino alla fine del viaggio. La barca è stata cancellata, perciò siamo bloccati a Datske. Basta! Oh mio Dio! Ah!